Ciao a tutti e benvenuti su Minty Taro. Oggi vi presento carta per carta questo bellissimo oracolo che mi è arrivato qualche tempo fa, che si chiama The Oracle of the Radiant Sun, ovvero l'oracolo del sole radioso. È un oracolo che fa pandan con un altro degli stessi autori, l'oracolo della luna, che ho mostrato in un precedente video e di cui posterò il link qua sopra. E appunto gli autori sono Caroline Smith e John Astrop. Sono 84 carte bellissime, edite dalla Red Feather. E guardate, questa scatola è di cartone rigido, un cofanetto, e è molto ben fatta. Si apre così al lato. Inizialmente le carte erano messe in un contenitore di plastica qui dentro, ma io l'ho tolto perché non mi piaceva. Prima di iniziare mi presento, per chi non mi conosce, sono Minty di Minty Tarot, sono una cartomante ed una tarologa e sono anche una coach di sviluppo intuitivo. Offro percorsi di studio avanzato dei tarocchi a livello professionale, quindi se avete intenzione di avere più informazioni, siete interessati, potete tranquillamente scrivermi a mintitaro@gmail.com. E adesso iniziamo a vedere innanzitutto il libretto con cui arrivano queste bellissime carte, che riprende un po' appunto la scatola, ed è in realtà è un libro, non è un libretto, è molto grande, mi sembra 144 pagine, ehm, ed è veramente ben fatto perché appunto questa è la tavola dei contenuti, cioè insomma l'indice, e parla un po' appunto non solo delle carte con i loro significati una per una, però appunto un'introduzione sulla storia del mazzo, sull'astrologia, sul linguaggio simbolico, quindi il linguaggio dell'astrologia. Vedete anche delle tavole riassuntive, parla dei 7 pianeti perché è un mazzo astrologico appunto che si basa però sui 7 pianeti classici, quindi sull'astrologia classica. Quindi esclude Nettuno, esclude Plutone, parla delle case e come quindi associare i vari segni, i vari pianeti alle varie case, quindi parla dei segni, parla della struttura del mazzo, che è appunto diviso in base ai pianeti, e le carte sono strutturate in maniera diversa per poterle riconoscere più facilmente. E poi parla dei vari semi, che quindi ci sono 7 semi, uno per pianeta, e diciamo ogni seme è strutturato in 12 carte, ognuna per segno zodiacale, per cui praticamente questo mazzo associa i pianeti ai segni zodiacali, in base a questo dà un'interpretazione, e poi vedrete che le stese che propone sono basate sul concetto di casa astrologica, per cui praticamente con questo mazzo potete leggere, interpretare, analizzare una situazione combinando appunto i pianeti, i semi, sì, i pianeti, i segni astrologici e le case astrologiche. Come utilizzarlo? Qui ci sono vari metodi, appunto si può guardare ogni mese dell'anno con la ruota solare,
quindi si estrae una carta per ogni mese dell'anno. Ci sono anche dei bellissimi, fatti veramente bene, esempi. C'è la possibilità di leggere, secondo il concetto di astrologia oraria, cioè per rispondere a una specifica questione, in base appunto all'utilizzo del concetto di case astrologiche, e si può ovviamente utilizzare queste carte per interpretare il proprio tema natale, no? Se voi conoscete non solo il vostro segno, cioè il vostro giorno di nascita, ma anche l'ora, potete ricavare con varie app il vostro tema natale, quindi con la posizione di ogni pianeta in base al vostro orario di nascita nello zodiaco, e quindi estrarre le carte corrispondenti qui e leggere l'interpretazione che ne dà appunto il libro. Ovviamente se avete già delle nozioni di astrologia siete facilitati, altrimenti comunque è un masso che vi aiuta ad iniziare ad approcciarvi all'astrologia. E adesso vediamo le carte una per una. Ed iniziamo con il seme legato al sole, appunto. E questa è la prima carta. Vedete come è strutturata con un arco in cima, qui c'è una scena, qui abbiamo il simbolo del seme, il sole, qui del segno astrologico, l'ariete. Poi abbiamo la seconda legata al toro. Questa è legata ai gemelli. Avete anche una parola chiave, versatilità, in questo caso, che riassume un po' l'essenza, diciamo, della coppia Sole in Gemelli. E vedete che sono dei disegni molto belli perché combina immagini retro, diciamo, a dei simboli anche moderni. Questo è col cancro, questo è Sole in Leone, vedete, queste sono delle incisioni di qualche secolo fa, credo, appunto. Questo è Vergine, Bilancia, Armonia. Questo praticamente è il vostro segno zodiacale, no? Quello che si guarda nell'oroscopo. Sagittario, entusiasmo, Capricorno, Acquario e Pesci. E adesso vediamo il seme della Luna, quindi questa è la Luna in Ariete, che viene associata alla protezione, Toro, Gemelli, sono dei disegni veramente belli, dei colori pastello che a me piacciono molto. Cancro, questo è Leone, questo è Potere, con Scorpione, Ottimismo. E praticamente appunto nel libro per ogni carta avete sia l'interpretazione del carattere della persona associata a questa carta, sia appunto un significato predittivo, ovvero che tipo di situazione di evento
presagisce ogni carta e quindi è molto molto interessante. Questa è la luna in pesci e questa è finita la stessa della luna. E adesso abbiamo Mercurio, infatti eccoci la prima, con un bellissimo riproduzione della statua di Mercurio. Poi abbiamo Mercurio, Hermes in Toro. Vedete, quelle di Mercurio sono un po' diverse, no? Nel senso che hanno questa diagonale. Però in realtà sono facili da riconoscere proprio perché c'è il simbolo di Mercurio e anche il colore qui in basso è diverso per ogni pianeta. Qui c'è Adamo ed Eva. Sono veramente veramente belle. E adesso l'altro seme è Venere. Questo è Desiderio in Ariete, qui è Romanzo, quindi queste ovviamente sono un po' più legate al lato relazionale. Questa è Nascita, qui c'è un affair nel senso di promiscuità, avere l'amante, una cosa del genere. Qui è Selezione, discrimination in inglese, indecisione, segreti, flirt. Sono veramente molto belle. Questa, guardate questa quanto è bella con questi alberelli, simboli. Poi l'ultima sottomissione, Venere in pesci. E adesso abbiamo Marte. Sono tante carte, a me piacciono i mazzi con tante carte. Queste sono 84, quindi mi sbizzarrisco. Quelle di Marte sono divise appunto in tre parti, no? Vedete, con due disegni più piccoli in cima e uno più grande in basso. Ovviamente è Marte legato all'azione, alla forza, l'aggressività, insomma. Hanno dei simboli molto, molto interessanti. Revenge, vendetta, dominio. Autorità, ribellione e l'ultimo, fuga. Eccola. Adesso abbiamo Giove.
Guardate che bei disegni. Giove è il pianeta dell'espansione, qui è legato a un rombo. Tra l'altro sono carte molto piccole, perché questa è la mia mano, è piccola, quindi si mischiano molto bene perché ha le mani piccole e sono lucide come vedete, ma non eccessivamente, quindi si mischiano bene perché quando sono troppo glossy, troppo lucide, non difficile mischiarle. Questa manipolazione, principio, controllo, innovazione, poi l'ultima è seduzione. Adesso vediamo quelle di Saturno, l'ultimo dei pianeti classici, dell'astrologia classica. E tra l'altro volevo dirvi che appunto queste carte sono, è un oracolo con una struttura, cioè non è un oracolo con semplicemente le parole chiave. Quindi è una struttura che va studiata e quindi che vi aiuta con la sua struttura anche a imparare le basi dell'astrologia. Poi può essere utilizzata appunto per capire la propria personalità, la personalità di altre persone, studiando il tema natale, perché appunto le carte ehm, possono essere utilizzate appunto per studiare il tema natale. E poi un terzo uso che se ne può fare appunto è quello di predire o di analizzare una situazione con i concetti dell'astrologia oraria, ovvero l'astrologia che risponde alle domande specifiche studiando lo zodiaco al momento della domanda, quando si pone la domanda. E questo può essere utilizzato attraverso questo metodo, diciamo, di astrologia oraria, può essere utilizzato attraverso queste carte. Adesso abbiamo appunto carità. Io ve le consiglio perché sono delle carte un po' complesse ovviamente, però insomma per chi non conosce l'astrologia è un primo modo per approcciarsi, come poi l'oracolo della luna, il fratello diciamo di questo, che è un metodo per approcciarsi alla luna, alle fasi lunare e al loro significato attraverso appunto le carte. Questa soddisfazione, ricchezze, centricità e poi ultima Saturno in pesci, perdita. E questo è tutto il mazzo. Come vedete è abbastanza grande, abbastanza grande. Bene, fatemi sapere se lo avete già, fatemi sapere come vi ci trovate. Lo trovate in Amazon, potete comprarlo lì, è in inglese, non credo ci sia versione italiana, ma potete controllare. E fatemi sapere appunto nei commenti come vi trovate con questo mazzo. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a condividerlo con altre persone che possono essere interessate, mi piacerebbe molto, sarei molto contenta perché mi aiuterebbe a promuovere questo progetto. E ovviamente iscrivetevi se non lo avete già fatto. Ciao!